Finalmente, finalmente. Perché dico finalmente? Perché è parecchio tempo che sono residenti queste bellissime Marken Parker Trio e molti voi follower ci avete chiesto la prova. Ma quando la provate? Ma quando la provate? Il momento Adesso, è arrivato. adesso ne parliamo. Ecco. Adesso ne parliamo. Vai, parliamo. Vai. No, parliamone nel... Ah, giusto, però dobbiamo dire prima il prezzo. Allora, il prezzo è senza alcun accenno di Mamma polemica, lo vedete, c'è anche il cartellino verde high-end, è di 23.000 euro. Abbiamo detto tutto. Ok, allora, A tra poco. www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, ciao. Ciao. Vabbè. Abbassa perché sennò YouTube si arrabbia. Questa, ve lo dico, sarà veramente una coltellata doverle restituire. Sì, tra l'altro è molto difficile poter trasmettervi le emozioni, perché tra l'altro non potete sentire quanto suonano bene, però indipendentemente da tutto quello che diremo adesso, i modelli, le finiture, gli alti, sono delle casse eccezionali. Sì. Punto. Vai Giulio, vai. Allora, alcune descrivi. considerazioni in ordine sparso. Ce lo avete chiesto quando fate la recensione. Allora, mi preme raccontare e dire che grazie alla cortesia del distributore Audio Plus High-End abbiamo avuto la possibilità di tenercele più di un mese e mezzo, che secondo me quando si arriva a livelli di questo genere, cioè di diffusori così importanti, impegnativi dal punto di vista non solo economico ma anche dal punto di vista proprio sonico, è un quantitativo di tempo che è necessario per riuscire a comprenderle, perché se no sono ascolti un po' frettolosi. Io capisco le esigenze di tanti distributori o costruttori che ci mandano i prodotti e ce li richiedono velocemente indietro, è giustissimo, non fa una piega, però ecco, qui aver avuto la possibilità di provarle con tante amplificazioni fino ad arrivare a questo, diciamo, equilibrio ottimo ci ha aiutato veramente a comprenderle. Tra l'altro, cari follower, dovete rendervi conto che provare una coppia di casse del genere significa anche procurarsi l'amplificatore giusto, tutta una serie di tasselli che si devono incastrare l'uno sull'altro, perché casse del genere non si possono provare con qualsiasi amplificatore, perché se no non riesci neanche a capire in che direzione vanno. Soltanto una cosa, questi diffusori richiedono un tempo di rodaggio come tutti, però particolarmente lungo, e a noi ci sono state date nuove. Quindi dal momento che sul bellissimo librettino ti dicono circa 200 ore e qua sono state fatti queste 200 ore un po' a tappe forzate, però obiettivamente tra la prestazione quando sono uscite dalla scatola e la prestazione attuale di adesso, 220-230 ore, c'è una differenza importante, quindi per apprezzarlo un diffusore così importante è giusto che ci sia tempo. Allora, avevamo già provato le Marken Parker Duo, le sorelle piccole, sorelle minori, che erano segate a un po' più della metà, diciamo, comunque delle casse piuttosto grosse ma segate a un po' più della metà. Anche quelle avevano la configurazione passiva con i woofer passivi, quindi non bass reflex. Queste ce l'hanno ancora più muscolosa, se possiamo usare questo termine. Vai. Quindi parliamo di due driver sulla parte frontale e due driver sulla parte posteriore. Si tratta di altoparlanti a cono con membrana in metallo rivestita in ceramica, e il tweeter è anch'esso un tweeter ceramico, e dal punto di vista della tipologia sono un 2 vie e mezzo. Perché? Perché il comportamento dei due woofer non è uguale, cioè quello inferiore
ha un roll-off leggermente anticipato rispetto a quello superiore. Roll off vuol dire che smette di suonare un po' prima dell'altro. Esattamente. Ecco, ok. L'incrocio, Sì. No, no, non me lo ricordo. l'incrocio è 2.2. E 2.2 tra questo e questo. Dietro, lo state vedendo in overlay, invece ci sono due possenti Radiatori passivi. esatto, da 23 cm. Mi pare. Esatto, 23 cm. Ho la cassa, caro Giulio, tu che sei molto più esperto di me, è disponibile in numerose finiture, perché questa cassa, oltre a essere frutto della passione per la riproduzione della musica, lo è anche rispetto a quanto possono essere belle, e quindi ci sono Sì. vari tipi di finiture. Allora c'è una finitura standard che è o bianca o nera, poi c'è questa finitura in legno e walnut che può essere opaco o lucido. Le finiture lucide, quindi questa, costano 1.500 euro in più. Quindi il prezzo che vi abbiamo indicato è compresa la finitura. No, abbiamo indicato la 23.000 che è la versione diciamo base. Quindi poi questa costa 24,5. 24,5. Poi ne esiste una versione, se vogliamo un modello differente, secondo me va considerato, che è la Diamond, che è un modello con componentistica differente, un tweeter completamente differente, che costa parecchio di più, però è un diffusore diciamo da considerare una cosa differente. Dal punto di vista del posizionamento nell'ambito della gamma Esatto. Martin, queste stanno grosso modo a metà, nel senso che ci sono altrettanti modelli verso il basso, altrettanti modelli verso l'alto. C'è da dire però che quando si comincia a salire verso la gamma Mingus e verso la gamma Coltrane, i prodotti Martin tendono a essere, ahimè, del tutto diciamo inaccessibili. Sì, per schizza, il prezzo schizza. Il prezzo sale diciamo a cifre come se fossero una supercar, diciamo. sì, assolutamente sì. E quindi secondo me queste sono forse ancora tra i modelli al limite insomma Sì, tenendo anche conto del fatto che sono pilotabili con amplificatori che ancora riescono a costare delle cifre accettabili, perché poi chiaramente man mano si sale e si arriva verso quelle più belle e ovviamente hanno bisogno, come poi ogni cosa, di amplificazioni, di sorgenti adeguate, di tutto, esatto. di ambiente certo. adeguato. E una cosa da ancora segnalare è gli stand, diciamo i piedistalli di questi diffusori, che ovviamente arrivano con i diffusori, sono frutto di una collaborazione fra Martin e Isoacoustic, e non è un prodotto standard Isoacoustic, è un prodotto che hanno sviluppato assieme, custom. E dal punto di vista della efficienza è un 91 dB, quindi sono piuttosto efficienti, 6 ohm di impedenza con un minimo a 3,5, quindi i connettori posteriori purtroppo non sono B-wiring, e questa è l'unica cosa che non mi piace di questi diffusori, e sono della VBT Next Gen. Esatto. Cablaggio interno è Jorma, che è un'azienda svedese di proprietà della Martin, una diciamo pregiatissima azienda che realizza cablaggio. Benissimo, allora dal punto di vista della descrizione non c'è altro da dire. Ancora due parole su Martin. Martin è un'azienda svedese, è un'azienda se vogliamo familiare, di proprietà dei tre fratelli Martin, e esiste dal 1998, quindi un paio d'anni fa, insomma, abbiamo festeggiato a Monaco i 25 anni, e personalmente conosco e ho il piacere insomma di vedere una volta l'anno i titolari della Martin. Sono persone deliziose, gentilissime, simpaticissime, ma più che altro hanno una tradizione familiare di musicisti. Il nonno costruiva i violini. Loro hanno un bellissimo studio di registrazione in Svezia, a Göteborg, dove c'è la sede, dove registrano musica, e questi diffusori sono comunque il frutto sì di tanta teoria, ma anche di tanta applicazione pratica in studio di registrazione. Ma questo poi ne parleremo all'ascolto, perché questo è il classico prodotto artigianale. Sì. Elevatissimo artigianale. Esatto.
Ok. Va bene, allora andiamo allo sventramento e ringraziateci perché lo sventramento qui è molto 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 delicato. Infatti Giulio già suda, ha detto ma le vuoi proprio aprire? Dico che facciamo? Non le apriamo. A tra poco, ciao. Questa cosa. Giulio? Eccoci. Allora, prima di tutto facciamo vedere i Faston. Quindi l'abbiamo aperta con la stessa tecnica della volta precedente. Ah, ecco, tu vuoi andare nella storia, giusto? Sì, beh, quindi abbiamo impacchettato il diffusore con il cellophane, abbiamo svitato il woofer che sta sotto. Esatto, con grande patema da parte di Giulio. Sì, lo ammetto. Esatto. Allora, Mi avvicino e mi insinuo. allora, però prima di tutto facciamo vedere i Faston e li facciamo vedere a beneficio di quei tanti follower che dicono che i Faston non vanno bene. Questa è una cassa di altissimo livello che usa i Faston, Giulio. Sì. Come mai? Chi usa? Va. Allora, poi facciamo vedere il mobile da ben 3,5 cm di spessore. Realizzato in un materiale che si chiama M-Board. Esatto. Che è diverso dall'MDF e lo possiamo vedere in sezione lì, in quel setto di rinforzo. Eccolo qua. Esatto. A questo punto possiamo andare a vedere cosa c'è dentro e dentro vediamo il crossover. Questi grossi cilindri in rame sono le bobine di valore più basso che, come vedete, su una in fondo c'è scritto Mundorf CFC12 0,12 ohm 0,47 milliari, che sicuramente è sul Twitter. Sotto, ok, quello è un condensatore Mundorf più grande di una lattina. Posso ancora zoomare un pochino, ecco, Esatto. vedete la dimensione gigantesca. Esatto. Vedete come la bobina ha questa piattina di rame che serve per il collegamento. Poi facciamo vedere i conduttori, perché loro dichiarano di separare positivo e negativo, infatti così è. E qua vediamo la matassa, io la sto inquadrando lì al Esattamente. centro. Poi se illuminiamo, ecco un po' meglio, si vede dietro la matassa dei fili, provo a zoomare un pochettino, vedete un pezzettino del radiatore passivo. Esatto, eccolo lì, sì. Il rinforzo interno, come vedete, è anch'esso enorme. E questo lo stiamo inquadrando nella sua completezza. Basta? C'è il woofer adesso, questo glielo possiamo far vedere. Certo, lo possiamo mettere su questo panchetto di Ikea. Beh, anche se questo è quasi tutto, è una costruzione quasi tutta esterna, possiamo dire. Sì. E infatti vediamo questa ghiera di supporto dello Spider, che non avevamo mai visto praticamente in nessun altoparlante, e che si sostiene attraverso questi rinforzi che ci sono sulle razze, giusto? Beh, è molto particolare questo sistema, eh? Sì. Beh, questo è permesso dal fatto che il magnete è in neodimio, quindi è molto più piccolo e quindi permette di poter montare lo Spider in questo modo. Qua si vede la bobina. Mi abbasso e vediamo se riesco a mostrarvela, sì. Eccola qua, la bobina è la grandissima escursione di questo altoparlante, i fori di ventilazione che stanno qui, sì. E poi ovviamente c'è il grosso foro qua, e infatti si vede la membrana. Il cono, facciamolo vedere la membrana, che abbiamo detto essere in ceramica, alluminio, metallo, credo alluminio, comunque rivestito in ceramica. Esatto, e questo è il rivestimento ceramico con i setti di rinforzo. Con le nervaturine, sì. Bellissimo questo componente. Molto. Se lo giriamo, se lo prendi in mano, lo giriamo e facciamo vedere che la griglia di protezione è integrata. Sì, è compresa nel prezzo. È compresa nel componente. Grossa sospensione di gomma. Sì. Componente meraviglioso. Sì. Va bene. Rimontiamo, dai, sarà facile.
Sì, Oramai il peggio è passato. diciamo di sì. Ovviamente l'ascolto, Vabbè, ma l'ascolto, diciamo, è un ascolto che sta andando avanti da diverso tempo, quindi c'è meraviglioso. tanto da dire. C'è tanto da dire. Ciao, tra poco. Ci troviamo di fronte a una coppia di casse artigianali. Cosa voglio dire? Sì, ce ne eravamo accorti. Artigianali nel senso che sono fatte quasi su misura. Quasi su misura, prima di tutto, rispetto ai gusti di chi le ha progettate, di chi le ha disegnate, no? Quindi siamo in quel ristretto novero di prodotti che non hanno nulla di commerciale, ma hanno esclusivamente quella che è l'esternazione e il pensiero di chi li ha creati. E quindi sono proprio quei classici prodotti, ce ne sono pochi, che vanno scelti proprio secondo il gusto di chi l'ascolta. Sono meno quasi uguali agli altri, no? Perché è vero che ci sono differenziazioni, però si va un po' verso un gusto più, passatemi il termine, popolare. Questo tipo di hi-fi è un hi-fi fatta da chi ha un certo gusto, ha una certa impostazione e quindi crea un prodotto esattamente secondo come vuole lui e per metterselo nel suo salotto prima di tutto. Ma allora, io non ho mai avuto il piacere di andare a visitare l'azienda Marten, mi auguro che questa cosa possa accadere prima o Presto. poi, presto, però ecco, quello che so è che loro, oramai di qualche anno fa, se non ricordo male era il 2014 o il 2018, se non ricordo male, hanno aperto all'interno dell'azienda uno studio di registrazione. E uno studio di registrazione all'interno del quale loro fanno registrazioni di musica jazz, essendo degli appassionati di questo tipo di musica, e quello che insomma raccontavano è che questo tipo di possibilità è stata molto utile proprio nello sviluppo del loro prodotto inteso come diffusori. Quindi è come se ci fosse una sorta di circolo virtuoso tra l'attività di progettazione dei diffusori, l'attività di registrazione e il feedback che questa attività di registrazione dà sulla progettazione e sulla messa a punto del diffusore. Parliamo comunque, lo dicevamo in apertura, di un progettista che è comunque, come dire, strettamente interconnesso con la musica, è una famiglia di musicisti, insomma c'è qualcosa che fa sì che questi diffusori siano molto musicali, ma laddove musicale è un termine che io non amo particolarmente perché parlando di audio certamente le cose sono musicali. Qui però secondo me traspare una cura, un rispetto, un'attenzione e una conoscenza profonda della materia del suono, che è ciò che fa la musica. E questa cosa io l'ho trovata in tutti i prodotti Marten che ho ascoltato e anche in queste Parker Trio che abbiamo avuto la fortuna di ospitare qui da noi per diverso tempo. C'è un'altra cosa che poi mi ha colpito, e qua entro proprio nell'aspetto sonico. Quasi sempre quando arriva un diffusore in questa sala o nella sala su di sopra, c'è un periodo di acclimatamento, cioè è come se tu dovessi un po' capire che lingua parla quel diffusore, cioè come ti racconta la storia quel diffusore. Farci un po' l'abitudine, farci un po' la tara e poi lo cominci ad apprezzare. Io la sensazione che ho avuto con queste Marten, una volta trovata la posizione, che non è stato neanche particolarmente complicato, e una volta fatto un po' di rodaggio, è come se io questi diffusori li stessi ascoltando da sempre, che è una cosa inedita per me, cioè anche le mie amate Vivid, le piccoline qui sotto, le grandi su di sopra, io ho dovuto capire che tipo di suono hanno. Queste qui sono state immediate. Quando uno pensa immediato, o meno io quando penso immediato penso a un suono facile, un suono un po' approssimativo, un suono un po' amabile. Non è questo il caso, perché queste qui hanno
nel momento in cui uno va a porre l'attenzione, tutto il dettaglio del mondo, tutto, non manca niente, specialmente l'estremo alto, è rifinito in una maniera maniacale, solo che non sembra, solo che è tutto organizzato in una maniera tale per cui vieni coinvolto in questo suono e ti sembra che sia la cosa più naturale del mondo. Del mondo. A me quello che mi ha lasciato più a bocca aperta è stata la particolare dotazione in gamma bassa, perché parliamo di 2 woofer e 2 passivi, quando il passivo è, ricordiamo un nome per tutti, Kef, che faceva quel passivo ellittico, dove però ti trovavi di fronte una gamma bassa che sapevi quando cominciava e per certo non sapevi quando finiva, perché più o meno era così che funzionava. In questo caso invece, nonostante una generosissima dotazione, la gamma bassa è una gamma bassa che non è assolutamente mai prorompente, mai troppo lunga, mai troppo invasiva rispetto al resto, e invece piuttosto è perfettamente in timing. Quello che mi ha lasciato più perplesso, esterrefatto, è stato il timing. Il timing è assolutamente perfetto, non abbiamo avuto bisogno di cercare chissà quale alchimia per riuscire a metterle bene in ambiente, eppure ci sono 4 altoparlanti in tutto attivi e 4 altoparlanti passivi, quindi non parliamo di poche membrane che si muovono. E questo secondo me significa un lavoro e un'ottimizzazione dei driver, e poi l'abbiamo visto nello sventramento quanto è bello quel driver, che non è da poco. Quello che quando tu descrivevi il suono e poi abbiamo fatto lo sventramento e ho visto il filtro, ho pensato a quel video che abbiamo fatto sul preamplificatore su quanto la qualità dei componenti del crossover abbia una rilevanza fondamentale, perché noi cambiando i condensatori di uscita abbiamo sentito delle differenze enormi. Questo però non vuol dire solo che metto il condensatore più buono e per forza di cose suona meglio, vuol dire che c'è qualcuno in Marten che si è messo con il filtro fuori la cassa, ne sono certo, e ha cominciato a giocherellare ascoltando centinaia di ore prima di riuscire a trovare la giusta alchimia rispetto all'altoparlante e rispetto al progetto. E questa magia che è stata trovata e che poi noi sentiamo fa parte del costo del prodotto, perché a parte che io penso che hanno un rapporto qualità-prezzo assolutamente imbattibile, perché a me è capitato poche volte di sentire diffusori che suonassero così bene a un prezzo che, anche se è nel segmento high-end, è un prezzo relativamente concorrenziale. E quindi rispetto a questo io trovo che il prezzo d'acquisto non sia un prezzo così particolarmente esagerato, soprattutto perché so che cosa vuol dire sviluppare un filtro fatto non solo con le formule, ma fatto soprattutto con un team di persone che si è messo lì davanti a capire qual era per loro e per il loro gusto il suono migliore rispetto a quel componente. E infatti i condensatori, per esempio, non sono tutti della stessa marca, ci sono dei Mondo, ecco, quindi vuol dire che anche all'interno di quello sono entrati. Quindi quando poi mi si viene a dire però questo diffusore o questo amplificatore costano troppo, ricordatevi che dietro a prodotti di questo tipo c'è moltissimo il fattore umano, che non è dove compro meglio il condensatore o qual è il valore della formula, ma mi metto lì a cercare di capire che cosa è meglio per quel prodotto. Poi c'è un altro aspetto che è quello della manifattura. Tu dicevi di tipo artigianale, e sì, io ho il piacere di conoscere personalmente chi questi diffusori li assembla, ma il livello di cura della realizzazione di quei mobili e il livello di cura della finitura superficiale di quei mobili è una cosa sbalorditiva. Io ad esempio me ne sono reso conto dopo un po' che le avevo davanti, guardandole, che le venature dei 2 mobili sono perfettamente simmetrici, cioè dove c'è
una fiammatura su un lato simmetricamente, dall'altra parte ce n'è un'altra uguale. Quindi quello significa che il lavoro di selezione dell'essenza per fare l'impiallacciatura è stato fatto in una maniera certosina, per non parlare degli angoli, per non parlare di questo mobile che non ha una fascia parallela, perché praticamente va ad allargarsi e quindi tutte le facce interne sono ecco, non parallele. A proposito di questo, l'innesto tra superiore e frontale, tra le impiallacciature superiore e frontale e laterale, io mi dilettavo, adesso non ho più tempo, anche a fare un po' di filettature di mobili antichi, lucidatura a gomma lacca. So che vuol dire. Quello è un innesto di altissima precisione, fatto a mano, quello si fa a mano, non c'è la macchina che lo fai a mano, e ci vuole un grandissimo lavoro prima di riuscire a trovare l'accosto giusto. Si chiama accosto, l'accosto giusto, il tipo di venatura che deve essere molto simile tra la parte di sopra e la parte frontale, perché altrimenti è brutto all'occhio. Quindi lì dietro non solo hanno studiato per il crossover, per i componenti, ma c'è anche tutta una parte estetica. Quelli sono come dei mobili come se fosse finitura di mobile antico dell'800, del 700. Sì, ora poi c'è anche da dire che magari per qualcuno sono dati ininfluenti perché non contribuiscono al suono. Padronissimi, io non sto dicendo questo, sto soltanto dicendo che sono dati oggettivi, cioè i mobili di questi diffusori sono realizzati in una maniera spettacolare. I due diffusori, ancorché grandi, perché insomma sono di stazza decisamente importante, forse in virtù di questo andamento rastremato del mobile, forse in virtù del fatto che sono leggermente inclinati verso il dietro, io li trovo gradevoli, belli e certo non passano inosservati, anche perché per funzionare bene devono stare abbastanza discosti dalle pareti laterali e posteriori. Sono incombenti. Sono abbastanza incombenti, quindi è chiaro che è un diffusore destinato all'amatore che decide di mettersi in casa un oggetto di questo genere sapendo perfettamente che quell'oggetto andrà a essere il protagonista della sua sala d'ascolto. Come anche è ovvio che se decidete di ascoltarle e acquistarle, dovete collegarle con un amplificatore che sia ovviamente in grado di poterle pilotare al meglio. E non è tanto una questione di watt, ma proprio una questione di qualità. Certo, anche perché sono 91 dB, sono efficienti, quindi non è che hanno bisogno di chissà che potenza, ma hanno sicuramente bisogno di tanta qualità, di tanta raffinatezza. E devo dire in questo caso l'abbinamento con il Vitus, l'RI 101 sembra quasi fatto apposta, è stato veramente perfetto. Dal lato DAC noi l'abbiamo provate sia con il solito La Scala MK2 residente che con il Lean Select DSM, e in quel caso lì c'era un tantino in più di coinvolgimento, di dettaglio, se mai fosse stato possibile, però insomma ecco, sono due DAC. Tu l'hai provato anche col Chord? Io le ho provate anche con il Chord Dave ed era una presentazione ancora differente, e tra l'altro molto interessante il fatto che con dei diffusori generici le differenze fra questi tre DAC non erano così marcate, mentre invece questi diffusori sono stati in grado di svelarle proprio nella maniera più chiara, limpida possibile. Mi sembrerebbe anche, volendo descrivere l'ascolto, le varie gamme di frequenza, quasi di svilirli, perché ti fanno entrare talmente all'interno della musica, all'interno di quello che senti, all'interno dell'emozione, che non si può parlare di gamma bassa, alta, setosità, raffinatezza. Bisogna ascoltarle e innamorarsene, punto. Io posso soltanto dire questo, e durante il periodo di tempo che, come ho detto, è stato abbastanza lungo di permanenza di questi diffusori in sala, ho portato ad ascoltarle direi 5 persone e mi sono messo quasi di lato, un po' di fronte, per vedere le facce, e invariabilmente dopo i primi 10 secondi
Sì. Così. Cioè tutti quanti, Sì. perché effettivamente, insomma, c'è qualcosa di veramente coinvolgente, che ti trasporta, che ti fa entrare in questo flusso. Veramente molto bello. Sì, certo, in questo flusso non vi aspettate una pressione live, perché sono casse più da bicchiere di whisky giapponese. Però io non vorrei che poi i nostri follower pensassero alla luce ambrata e al quartetto No, d'archi. no. Quando senti la cassa della batteria, anche a basso volume, che arriva e ti Sì. dà la botta, non il calcio, ma la botta, Sì. e quella continua a esserci. Sì, A me sì, la sì. cosa che mi lascia sconcertato di questi diffusori, ascoltando il mio amato jazz, che anche a basso volume la ritmica arriva sempre, pum pum, è fantastico. Io ho la sensazione che questi woofer in particolare abbiano una risposta al tempo particolarmente veloce, perché hanno un rispetto del silenzio che è un rispetto che con pochi diffusori ho sentito, scusate. Va bene. Allora, speriamo che vi sia piaciuta. Se dovete fare dei commenti sferzanti, vi prego di non farli, e lo dico molto seriamente, perché all'inizio abbiamo parlato di prezzo, abbiamo detto alcune cose, quindi per cortesia, se siete arrivati fino alla fine, non siete arrivati fino alla fine per fare commenti sferzanti. Giusto, Giulio? Giusto? Oh, vai. No, ecco una cosa, quando normalmente noi vi diciamo, se vi capita andatela a sentire, ecco, il distributore italiano, Audio Plus, le fiere se le fa praticamente tutte, e questi diffusori qua li porta quasi sempre, quindi non è difficile trovare l'occasione per andarla a sentire, e vi assicuro, secondo me ne vale la pena. www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, speriamo vi sia piaciuto. Ciao. Ciao!